Sapete com'è nata la plastica? Pensate che controsenso. La plastica è stata inventata per proteggere la natura. Sì, proprio così. Vediamo in che modo. Le palle da biliardo un tempo erano fatte con l'avorio ricavato dalle zanne degli elefanti uccisi. Così, per proteggerli, e anche per l'alto costo del materiale, vennero fatte delle ricerche per individuare nuovi materiali. E il 12 luglio 1870 John Wesley Hyatt brevettò la formula del nitrato di cellulosa, la prima celluloide, che ebbe successo nella costruzione di palle da biliardo, ma soprattutto negli studi dentistici, anche perché questo materiale era altamente infiammabile e si rivelò un difetto non da poco, visto che le palle da biliardo, sbattendo tra di loro, si incendiavano. All'inizio del Novecento nacque l'acetato, ignifugo, usato per le pellicole cinematografiche e nella costruzione di aeroplani. Nel 1907 venne inventata la bachelite, la primissima resina termoindurente, con la quale poterono costruire le palle da biliardo e molto altro. Poi, ancora nel 1913, il PVC e con l'anno dopo il cellophane, così sottile, malleabile e versatile. Nel 1935 si iniziò ad utilizzare il petrolio come materia prima e nacque il nylon, utilizzato soprattutto per i tessuti, perché sembrava seta ma molto più resistente. Negli anni 40 arrivò il PET, che è proprio il materiale di cui sono fatte le bottiglie di plastica ai giorni nostri. Durante la Seconda Guerra Mondiale ci fu un boom nella produzione di questo materiale. Gli elmi dei soldati, gli impermeabili, i paracadute, le cabine di pilotaggio, tutto di plastica. Quando finì la guerra, le fabbriche che producevano questi oggetti si diversificarono e iniziarono a produrre materiali di consumo comune, come mobili, elettrodomestici, scarpe, vestiti e tanto altro, come ad esempio le confezioni che permettono al cibo di conservarsi più a lungo. Negli anni 60 diventa il materiale del futuro, all'avanguardia. Le fibre sintetiche sostituiscono quelle naturali e così la plastica, anche per il basso costo, prende sempre più piede e viene utilizzata anche da designer nel mondo della moda e dell'arte, soprattutto avendo la caratteristica di poter essere modellata con stampi di ogni forma, diventando liquida col calore e solidificando molto rapidamente. In seguito vengono sviluppati materiali super tecnologici che si possono sterilizzare, che resistono ad altissime temperature e che per questo vengono impiegati in settori come l'aeronautica, nello spazio per costruire caschi e in tanti altri settori. Ma tutta questa plastica, che fine fa, visto che è indistruttibile? In poco tempo ci siamo circondati di questo materiale e se questo da una parte ha permesso anche ai miei ambienti di avere comodità e oggetti che prima non avrebbero potuto avere, dall'altra ha provocato un enorme problema ambientale. Gran parte della plastica viene impiegata per realizzare oggetti monouso. Le stesse bottiglie di acqua minerale lo sono e la quasi totalità di questi materiali si decompongono in centinaia di anni, creando degli accumuli enormi e un conseguente inquinamento globale. Il problema, in realtà, è molto più grande di quello che si pensa osservandolo superficialmente, e sarebbe già enorme anche così. Le microplastiche sono i maggiori inquinanti della Terra, inteso come pianeta. Le palline di plastica, che vengono poi fuse e modellate, sono colorate e hanno dimensioni che vanno da puntini visibili solo al microscopio fino a qualche millimetro. Galleggiando attraverso rivoli, ruscelli, fiumi, giungono al mare e qui vengono ingeriti dai pesci, gli stessi pesci che poi mettiamo nei nostri piatti. Arrivano così al nostro sangue, modificando la produzione di ormoni e predisponendoci a malattie neurodegenerative e sterilità maschile. Queste molecole le troviamo nei detersivi, nei dentifrici e anche nella stessa acqua minerale, perché vengono rilasciate dalle bottiglie stesse quando sono lasciate al sole e si scaldano. Quindi anche tutto ciò che viene a contatto, ad esempio con i cibi caldi come piatti, posate o bicchieri di plastica, i mestoli, le pellicole trasparenti, le tende per la doccia in PVC possono contenere sostanze che a contatto con l'acqua calda si volatilizzano, rimanendo anche per un mese nell'ambiente. Ma se questo è quello che combinano le microplastiche,
anche la plastica intera non è da meno. Milioni di tonnellate di plastica finiscono nelle discariche e quando piove si forma un liquido tossico chiamato percolato, che può penetrare in profondità nel terreno, raggiungendo a volte le falde acquifere, avvelenando l'ecosistema. Per questa plastica ci vorranno più di 1000 anni per decomporsi. Quella che invece non raggiunge la discarica viene gettata in natura. Essendo leggera, galleggia e l'acqua la porta fino al mare e negli oceani, proprio come aveva fatto con le microparticelle. In questo caso però, dopo aver galleggiato per mesi e mesi in mare e aver ucciso nel frattempo diversi animali, arriva in una corrente circolare che intrappola tutta questa immondizia e la riunisce in vere e proprie isole formate da milioni di pezzi di plastica. Nel mondo ci sono almeno 5 isole, della grandezza di 2 volte l'Italia, che riducono l'acqua in una brodaglia putrida dove rimangono intrappolati tanti animali come gli uccelli marini che scambiano questi oggetti colorati per cibo, oppure le tartarughe, i delfini o i pesci che li ingeriscono, e questo li fa sentire sazi anche quando in realtà piano piano muoiono di denutrizione. Come fare per evitare tutto questo? Innanzitutto cercando di acquistare meno plastica possibile, sostituendola con carta e vetro, ma quella della quale non possiamo fare a meno, dobbiamo smaltirla correttamente. Così verrà compressa, poi tritata e ridotta in piccoli pezzi che verranno lavati e fusi per creare nuovi oggetti senza aver fatto danni alla natura. Per fortuna, molte aziende hanno creato la plastica biodegradabile e stanno studiando per migliorarne le performance, soprattutto per quel che riguarda la resistenza. Cerchiamo anche noi, nel nostro piccolo, nel quotidiano, di impegnarci a rendere l'impatto ambientale della plastica sempre minore. Evitiamolo il più possibile. Cerchiamo di riciclare gli oggetti usati e facciamo la raccolta differenziata. Il pianeta è la nostra casa, teniamola pulita. Se il video vi è piaciuto, lasciateci un like di supporto e iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella se volete vedere altri video. Io vi saluto e vi ringrazio per averci seguito.